Ragazzi, buonasera. Oggi vi faccio vedere come si innesta una palla di fico d'India. Io già ho cominciato a tagliare. Dopo, come vedete, ho tagliato la palla poco più della metà. Dopodiché con un coltello e un cucchiaio ho fatto dei tagli piccoli con il coltello, perché dobbiamo scavare intorno a 6-7 centimetri. Poi con un cucchiaio leviamo la polpa di dentro. Io quasi ho finito di fare, prima di levare la polpa. Adesso prendiamo un'altra palla di fico d'India, che qua abbiamo i fico d'India di colore giallo, e qua c'è la varietà quella rossa che a me mi piace di più. Adesso prendiamo la misura su per giù di dove dobbiamo tagliare. Tagliamo la palla, questa che viene innestata. Dopodiché, per prendere la misura che dobbiamo levare la scorza, io prendo su per giù con il coltello, faccio un piccolo segnale e cominciamo la procedura di levare la scorcia. Occhio per mango, quando levate la scorcia non dovete rovinare la polpa. La polpa su per giù deve restare sana. Senza prescia. Levati prima gli spini come ho fatto io. Piano piano con il coltello. Addirittura si leva quasi solo a solo. Stiamo attenti che resta la polpa, ma dobbiamo levare. Facciamo pure di un altro lato. Occhio sempre con il coltello. Questo innesto a incastro è facile facile. Dovete stare attenti a fare solo la procedura, diciamo, corretta. Leviamo pure questo. Facciamo una piccola prova. Ho fatto di più, tagliamo un po' qua della polpa del laterale. Poi un'altra cosa importante adesso, lasciamo la palla intera. Qua abbiamo del zolfo, un disinfettante naturale che dobbiamo utilizzare, una spolverata proprio su tutte e due parti, anche, guarda, che aiuta a disinfettare e impedisce ai batteri e alle funghi di trasferire nell'umidità. Così, facendo questo lavoro di spolverare l'azoto, siete sicuri al 100% che l'innesto non marcisce. Inseriamo la pala. Adesso attacchiamo la raffia, anzi facciamo un bel nodo, che poi
poi questo lavoro che lo facciamo adesso fra qualche messata, guardate, piano piano senza stringere forte, quando lo tiene diciamo fisso, tagliamo, attacchiamo con questo e qua. Questa procedura la faccio per tenere diciamo fissa la pala. Poi prendiamo un po' del giornale, perché faccio questo del giornale, perché la raffia quando stringe bene, senza giornale la raffia non stringe come deve stringere. Poi ragazzi, la stessa cosa, facciamo un giro, un nodo, non stringete troppo forte perché le pale di fico d'India, guardate, poi giriamo, quando si chiude là sotto facciate un po' dei giri giusti. Adesso con il giornale, dopo come vedete la raffia ha la forza di stringere, giriamo un poco pure in capo. Dopo un mese e mezzo, 2 mesi, questi, il giornale, la raffia, tutte cose si devono togliere. Vediamo. Facciamolo sempre quando mango si sposta l'innesto, attacchiamo pure e abbiamo finito. Ragazzi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi, però un'altra cosa più importante, abbiamo un sacchettino di carta, dello pane. A cosa serve? Serve perché siccome la pianta siamo al fine di giugno, inizio di luglio e sempre al sole, serve per proteggere l'innesto come ombra. Però prima di metterlo lo sacchettino facciamo dei buchi, 3-4 buchi, quando aria passa e non resta umidità per l'innesto. Lo mettiamo sopra, così facendo dei buchi l'aria passa, poi con una raffia, perché se capita qualche giornata che fa vento può volare. Like e commento.